l'allenatore di Ruud Krol. Te lo ricordi? Ruud Krol ci fece comprare le cavigliere a tutti da mettere sopra Arsini. I sanitari avevano finito tutte le cavigliere. Perché davvero, veramente, oh. Dopo che se le mise lui, le cavigliere, tutti si giocava con le cavigliere. Che stamani mi sono fatto trovare così. Si è cappottato, moriva dai ridere, veramente. Ma il lancio è lo stesso, però, il lancio che faceva lui. Il lancio è lo stesso. Mamma mia, ragazzi. Da bandierina a bandierina. Buonasera a tutti. Buonasera. Spalletti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. È una partita ovviamente molto importante, come tutte del resto in questo periodo, perché il Napoli deve continuare a costruire un progetto che fino a questo momento sembra poggi su solide basi. Avete ritrovato Osimhen, avete Raspadori in grande condizione. Simeone vi ha portato 4 punti in campionato con i suoi gol, ovviamente grazie a tutti l'ausilio dei compagni di squadra. Le chiedo la gestione in questi casi, su quali fondamenti poggia, cioè avere Osimhen, Raspadori, Simeone. La valutazione verrà fatta di settimana in settimana, fermo restando il fatto che comunque ovviamente in questo momento Osimhen ancora non è pieno della condizione, e se è difficile a questo punto una risorsa. La gestione è abbastanza facile perché si va in campo in 11, ma le rose vengono fatte di 24-25 calciatori, per cui tutti fanno così. E ci sono delle posizioni dove magari è importante avere questi cambi, avere la possibilità di nuove risorse, perché se non avessimo avuto quelli che lei ha ricordato, Raspadori e Simeone, in questo momento qui che mancava Osimhen, sarebbe stata dura portare a casa tutte queste partite. Da qui in avanti si fa allo stesso modo, dove si valuta di volta in volta, ed è chiaro, si tiene conto anche di quella che è la forza dei calciatori, perché poi probabilmente in questo momento qui Zanoli non può fare Di Lorenzo, è chiaro, però poi ci sono altre situazioni dove c'è possibilità di cambiare perché si equivalgono per forza, per esperienze, e se ne tiene di conto. Per cui cerca di fare tutto abbastanza correttamente, senza andare a fare troppi calcoli, ma invece guardare quello che è l'atteggiamento corretto dei calciatori, poi si sceglie. Voleva forse dire più in difficoltà lei poi a doverla scrivere la formazione, perché ora è più in confusione. Ora ce n'è 3, per cui lì non è un problema, anzi lì davanti soprattutto è una risorsa, perché poi tutti gli allenatori, se si vede, le sostituzioni le fanno nei 3 davanti, eccetto quelli che è più difficile sostituire perché hanno più qualità di altri, insomma, ecco, è chiaro. Anche quello è abbastanza visibile poi. Radio Kiss Kiss. Mister, buon pomeriggio. Lei ha sempre chiesto delle risposte alla sua squadra subito dopo le gare di Coppa per rimanere sul pezzo e poter dimostrare le proprie qualità, e la squadra ha sempre dimostrato di voler continuare a lavorare con quella correttezza. Allora le chiedo, alla luce di questo, poi la sfida contro il Bologna, quali insidie eventuali può nascondere? Ma insidie contro il Bologna? Ogni partita è un viaggio verso l'ignoto. La bravura è renderlo abbastanza prevedibile, perché poi, anche se può sembrare faticoso, c'è da riprendere la palla e da riportarla in cima al campo. E dici, ma ce l'ho già portata tante volte. Sì, ma però
bisogna rifarlo, bisogna riscendere sotto palla, bisogna ripigliarla e riportarla in cima al campo un'altra volta. E questo purtroppo, se non lo fai ogni volta non sei stato nulla. Nel calcio funziona così, che tutte le volte devi ripartire e rifare le stesse cose. E anche se qualcuno può sembrare faticoso, insopportabile, come dicevo prima, ma invece per la mia squadra mi sembra abbastanza eccitante in questo momento qui, perché mi dà l'impressione che la faccia sentire viva la mia squadra, questo riportare un'altra volta la palla in cima e stare più in cima possibile. Sport Italia e si prepara la Gazzetta dello Sport. Buonasera mister, abbiamo capito che non dobbiamo parlare più di turnover, parliamo di quelli dei 60 e quelli dei 30, va bene? Così siamo... Ecco, Siamo migliorati. rispetto alle due assenze, no? Purtroppo per infortunio di Rachmani e Anghissà, ecco, ha già un'idea precisa rispetto a quelli che potrebbero essere i calciatori indicati per sostituirli? Allora, noi abbiamo 4 calciatori forti sulle posizioni dei 2 centrali. Nell'ultimo caso ho scelto così, diversamente a quello che avevo fatto alla partita di Cremona, perché a Cremona avevano cominciato a buttare questa palla dentro l'area dritto per dritto, facevano questo duello 2 fisici contro 2 centrali, e Ostigar è uno dei calciatori più forti che io abbia mai allenato di testa sulla palla lanciata. Contro l'Ajax hanno uno piccolino, non si vuole andare a prenderli perché noi si voleva fare la partita, come si è parlato in conferenza stampa, per cui si rigioca a campo aperto e Kudus è uno dei più veloci che c'è nel campionato. Jesus ha una velocità importante e per cui è più adatto per coprire questa fase di gioco, questo sviluppo dentro la partita in base a quello. Per cui sono caratteristiche un po' anche lì. Se ci sa bisogno di uno o di un altro, lo dice un po' il tipo di partita che verrà fuori, perché sono 2 calciatori affidabili, sia Juan Jesus che Ostigar, che Leo. Prego. E centrocampo non sa bisogno di un po' di forza, per cui Dombele è quello per i centrocampisti che si ha che assomiglia un po' a questa caratteristica qui, ecco. Basta. Gazzetta dello Sport e si prepara il Corriere dello Sport. Senti, è stata solo un'impressione o perché era la prima volta che lo faceva a Napoli, perché l'ha sempre fatto, poi, che Kim sul centrodestra abbia avuto qualche piccolo momento di assestamento, diciamo così, nelle posizioni, eccetera. E poi volevo sapere se può dirci a che punto è Demme, se è perfettamente recuperato al sistema. Detto che in Champions era fuori lista e quindi non avrebbe potuto comunque giocare. Kim, quando l'ho preso, quando è arrivato, preso un allenamento per chiedergli un po' di questa posizione e lui era preoccupato perché giocava a centro-sinistra. Mi diceva, ma io sono abituato a giocare a destra, il piede sinistro non è il mio piede, lei ci chiede di giocare, di entrare e non so come svilupperò quelle che sono le sue richieste, perché io con il piede sinistro ci ho sempre fatto poco. Ora si va, però è vero quello che le ha detto, che ha avuto 2 o 3, sì, ha perso quella palla lì, che ha giocato lì al limite dell'area, che poi è stato bravo Meret, perché riconquistata hanno giocato subito lì e tiro in porta che lui ha parato alla sua sinistra in terra. Però è così. Cioè lui, quando gli ho detto domenica che avrebbe giocato a destra, finalmente
E quindi e poi niente. Demme come sta? Demme sta benissimo. Demme sta benissimo, ha recuperato in pieno e meno male che ha recuperato, perché con le cose che succedono siamo contenti di averlo recuperato. Corriere dello Sport e si prepara la Repubblica. Domandina, si può giocare meglio di così? Domandona, ma è giusto far finta di niente, cioè non cerco il titolo. Dove potete arrivare? Non c'è, è giusto far finta di niente, non c'è. Dove potete arrivare? Si può giocare meglio di così? Sì, si può giocare anche meglio di così, perché delle cose si sono sbagliate anche in questa partita qui. Poi non bisogna, cioè se si pensa che non si possa giocare meglio, probabilmente siamo travolti dall'euforia, dalla felicità che abbiamo toccato il massimo. Abbiamo ottenuto grandi risultati fino ad oggi, ma poi se si guarda bene, in campionato soprattutto, sono tutte lì a pochi punti, per cui è la classifica prima di tutto a tenerci con i piedi per terra, e poi il fatto che ci sia sempre delle cose da migliorare, da fare meglio e da rendere disponibile alla passione dei nostri tifosi. Dove possiamo arrivare? Mi ha detto rispondo io a dove possiamo arrivare. Rispondo io. Repubblica e si prepara il mattino. Dove possiamo arrivare? No. Che c'entra? No, ma dove possiamo arrivare? E non si sa dove si arriva, se magari colui che conosce il proprio obiettivo si sente più forte, si sente più sereno, per cui il nostro obiettivo è quello di vincere le partite. Fino ad ora ne abbiamo vinte diverse, per cui questo fatto che ci dà autostima e tranquillità è l'essere preparati per la partita successiva in maniera corretta. Però è da lì poi che bisogna passare per vedere dove si può arrivare. Questo passare di volta in volta a quella successiva ci darà piano piano questa risposta. Ora diventa difficilissimo poterlo prevedere. Repubblica e si prepara il mattino. Sì, buonasera. Il rovescio della medaglia di tutti questi risultati è che si diventa automaticamente la squadra da battere, quindi si trovano avversari sempre con motivazioni speciali. È più eccitante essere la squadra da battere in questo momento o pensare che ogni partita sarà come quella di Cremona, una battaglia? È eccitante tutte e due le cose, perché noi il calcolo lo facciamo su noi stessi, non ci domandiamo quanto è forte la squadra avversaria, ma ci domandiamo quanto siamo forti noi. Dobbiamo andare a vedere quanto siamo forti noi, è lì la cosa stimolante per poi essere sempre pronti in base a chi ci passa davanti, perché se no si può andare poi a cambiare atteggiamento. Invece la ricerca di consapevolezza, la ricerca di avere una struttura, una base, una mentalità, un coraggio nostro da esibire qualsiasi partita. E poi si vede se gli altri saranno all'altezza o saranno addirittura superiori, ma si valuta mettendo tutta la roba che noi abbiamo a disposizione per noi stessi, insomma, ecco. Il mattino e si prepara Canale 21.
Sì, salve Luciano. In una recente intervista al Mattino, Giancarlo Dotto dice: Spalletti non ha una grande attitudine alla felicità, ma al di là degli obiettivi, di dove il Napoli può arrivare, il fatto solo che ha riempito di nuovo lo stadio, che ha riportato il Napoli ad essere innamorata del Napoli, questo la rende felice? Allora, probabilmente io non ho l'attitudine alla felicità esternata, quello sicuramente. Poi era quello che si sognava dall'inizio dell'anno, di riavere lo stadio pieno, di rivedere il Maradona festante come l'altra sera. E ti fa piacere perché poi vedi che il tuo lavoro per dare gioia a tutti quelli che amano il Napoli ha è stato realizzato, insomma, però finisce lì dopo che finisce la partita, perché poi diventa un carico per doverlo rifare la volta successiva e le aspettative poi crescono sempre di più, ogni volta vinci e poi devi fare sempre quella roba lì, devi essere bravo di vincere quasi sempre per arrivare a dare emozioni sempre più forti, ecco. Per cui da una parte ti rende un po' felice, però poi da quell'altra c'è la consapevolezza che la volta dopo ci devi aggiungere ancora qualcosa per rivederli altrettanto felici e festanti come l'altra sera. Io? Ma io non lo so come sono, perché non dipende da ora, non dipende da dopo, non so se dipenderà neanche da domani all'altro. A volte mi sento tranquillo, mi sento in pace con me stesso e questo mi dà sicuramente forza di aver fatto delle cose corrette, di aver lavorato, perché poi dietro c'è un sentimento veramente forte, veramente che freme di questa città e di questi sportivi qui, per cui questa loro felicità te la senti un po' addosso e allora non ti fa essere totalmente o completamente felice, ecco, perché tu hai delle responsabilità importanti. Canale 21 e si prepara Canale 8. Salve. Metto insieme un paio di episodi. Osimhen che vuole tirare il rigore, Kvaratskhelia dice lo tiro io, cede tranquillamente la palla. Oggi Osimhen esce, tutti i tifosi ad acclamarlo. L'euforia di questo ragazzo può essere più un bene o un male inteso nella difficoltà di gestire gli equilibri di spogliatoio. Ma Osimhen domenica mi è sembrato di no, perché domenica era stato detto come altre volte in base a chi c'era in campo, chi batteva il rigore. E Quara era quello indicato, per cui Osimhen probabilmente gli avrà chiesto se la sentiva, e si fa così, perché poi in una squadra si fa così. Lui aveva voglia di esserci perché poi è mancato da tanto tempo, quelle partite lì vogliono giocarle tutti. Stamani gli ho chiesto perché si è levato la maglia, non mi ha saputo rispondere. Perché ogni tanto fanno quello che vedano fare, perché uno fa quello lì e pensano che sia corretto fare quello lì. Secondo me i nostri da oggi non lo fanno più. Staremo a vedere. Canale 8 e si prepara a Corriere della Sera edizione Napoli.
Mister, il Napoli segna moltissimo e con tanti giocatori diversi. Dai più questa viene considerata la migliore qualità di questa squadra, ma invece dal suo punto di vista, qual è la vera qualità più importante che ha il Napoli oggi? Grazie. Quello che mi sembra più importante è questa voglia di contagiarsi dalla forza dei compagni e di mettere come delle rincorse per venire ad aiutare la linea difensiva quando poi quegli altri ci attaccano, quando perdiamo palla. Ho visto delle robe bellissime nell'ultima partita, anche se abbiamo tenuto meno palla, e sarebbe bello sentirsi così dentro quell'atteggiamento da non poterne fare a meno, perché poi quella roba lì è quella che dà veramente forza al gruppo, forza alla squadra, e tutti vogliano mettere qualche cosa di più per contagiare quello dopo vuole fare altrettanto e arrivare un pezzettino più in là per far vedere che ha imparato bene e che ci può dare anche qualcosa di suo, e via e via e via. Corriere della Sera, edizione Napoli. Mister, oggi è venuto qui a Casalbertuno Rudy Kroll, uno dei giocatori più importanti della storia del Napoli, che ha detto che gli ricordate il calcio totale della sua Olanda. Quanto la inorgoglisce questo accostamento? No, lui per noi, per quelli della mia età, è emozione pura, perché ce lo ricordiamo con questa personalità, con questo fisico, con questa presenza, entrare fino nella tre quarti avversaria, perché lui, quando aveva spazio, quello che si fa ora, lui già lo faceva ai suoi tempi, o quello che si dice di fare ora ai centrali. Loro, essendo un club che ha insegnato al mondo come si gioca al calcio, già lo facevano. Questo lancio da bandierina a bandierina, queste pallate trasverse per mettere dietro la linea della difesa l'attaccante in condizione di fare gol. Per cui non importa che ci dica niente per trasferirci delle emozioni, lui è bastato vederlo. DAZN. Buon pomeriggio, mister. Sono qui. Mister, negli ultimi anni si è detto tanto di Zielinski e del fatto che ci si aspettava uno step superiore da parte sua. Crede che dal punto di vista mentale sia cresciuto come giocatore al netto di quello che ha fatto vedere finora? E le chiedo se ha messo le scarpette, perché magari domani le piacerebbe entrare in campo. Zielo l'anno scorso ha fatto un campionato sotto livello e lui primo a riconoscerlo, a saperlo. Però poi c'è un pubblico e c'è una qualità di osservatori del calcio che dicono tutti la stessa cosa di Zielinski, che ha grandi capacità, grandi mezzi per essere un calciatore top. Per cui in questo caso qui c'era solo da aspettare che non continuasse a subire queste partite, ma a farle, e quest'anno le sta facendo. E quando c'è la disponibilità, l'intelligenza, quando c'è la mancanza di presunzione, poi è facile anche andare a ritrovare il meglio delle potenzialità di qualcuno. Il problema è quando c'è qualcuno che
che gioca partite sotto livello e ti guarda come se fosse il salvatore della patria, no? Lui l'ha riconosciuto di essere stato sotto questo suo livello l'anno scorso e si è messo a pedalare più forte per andarlo a ritrovare e l'ha ritrovato. Per cui complimenti a lui. Napoli Magazine. Eccoci. Mister, ti volevo chiedere, ma nel ragionamento che si fa da qui, ovviamente alle prossime partite che si susseguono una dopo l'altra, come ti poni dinanzi ai tanti dubbi, considerazioni che fanno anche tanti opinionisti che sembrano non conoscere la storia di Luciano Spalletti, che ha creato un Napoli nuovo, formato su giovani che stanno dando grande soddisfazione? Ti chiedo ad esempio di Simeone, che è uno che magari nelle ultime non ha giocato tantissimo, però è sempre col sorriso sulle labbra. E quanta è la voglia di Luciano Spalletti di continuare a costruire questo bel giocattolo anche nei prossimi anni? Allora, funziona così, che voi andate un po' dietro a quello che sentite dire purtroppo e si ripete le stesse cose. Quello che non dovete fare è confusione fra quello che è il mio carattere e il mio atteggiamento. Il mio carattere dipende da me, il mio atteggiamento dipende da te. Te vieni con un atteggiamento e vedrai che poi ritrovi quell'atteggiamento, ma il mio carattere è un altro. Per cui continuano a dire che tanto fa casino, tanto per dire questo brodino riscaldato, perché il brodino riscaldato che viene da quelle due situazioni che io ho messo a posto, perché io l'ho messa a posto, non l'ho determinate quelle situazioni lì. È così, il mio carattere è un carattere normalissimo, dove io mi trovo a mio agio perfettamente. Se lei lo trova scomodo, però l'atteggiamento è una cosa diversa. E dipende da quello che mi dici, dipende da quello che mi fai. Ma non sono in quella maniera lì, è una risposta in base a quello che ricevo. Poi è distratto, lo vedi? Simeone è un grande dispiacere che ho avuto nell'ultima partita di non poterlo fare giocare perché si meritava per quello che ha fatto, per il contributo che ci ha dato, per l'entusiasmo che mette il giorno dopo a vederlo allenare. È uno spettacolo, cioè diventa facile per me fare l'allenatore se si ha a che fare con delle persone che hanno questa testa qui e che hanno questa mentalità, questa disponibilità qui. E secondo me si vince anche più partite con quella mentalità lì. Io? No, io l'ho già detto. E ogni volta che mi chiederete questo la risposta è sempre la stessa. Si valuta un anno per volta, fino perché è corretto così, e poi ora perché si è vinto 2 partite. Poi c'è da vedere le altre 2. Ultima Infonapoli 24. Mister, buonasera. Domani c'è il Bologna con un allenatore nuovo, probabilmente mancherà, anzi quasi sicuramente mancherà Arnautovic, che è bomber abbastanza importante. Sembra che non sia stato convocato. Ecco, le chiedo, probabilmente insomma, si può immaginare anche una squadra abbastanza coperta. Come una squadra? Anche che si schiererà in maniera abbastanza coperta, un po' chiusa. In questo senso è ipotizzabile, per esempio, da parte sua uno schieramento tattico anche un po' diverso, magari con 2 attaccanti contemporaneamente dal primo minuto? Allora, loro prima di tutto hanno una grandissima squadra, una grandissima rosa. Il Bologna ha tantissimi calciatori e davanti, anche se manca Arnautovic, hanno Barrov, hanno Zirche, hanno... lo so, ma da dove viene lui? Che squadra giocava? Da dove? Bayern. Non è che abbia giocato una squadra di provincia, è un giocatore che ha giocato lì. Poi se c'è Arnautovic davanti è chiaro che
che può qualche volta stare fuori, però sono giocatori forti, sono calciatori che sanno come si fa e sarà una partita che avrà le sue complicazioni, per cui noi c'è da fare allo stesso modo, al di là dei moduli, al di là di chi gioca, c'è sempre da riportare quella palla in cima che si diceva prima, da venirla a prendere perché loro non ce la vogliono lasciare lì, siamo noi che bisogna andargliela a prendere e da tenerla lassù. Se non riusciremo a fare come abbiamo fatto spesso quest'anno e come sto vedendo agli allenamenti, perché anche oggi è venuto un allenamento bello, benissimo, perché le gambe stanno bene, hanno recuperato e c'è questa voglia di rifare ogni volta le stesse cose perché ce lo impone la passione dei nostri sportivi e della nostra città, e sarà una partita difficile, però ce la possiamo fare, insomma, ecco. Al di là di quello che sono i moduli, perché poi ci saranno delle partite dove si giocherà con i due attaccanti o con il sottopunta e la prima punta, perché abbiamo varietà, lì abbiamo forza, come abbiamo detto prima, per cui si prova a sfruttarle tutte le qualità che abbiamo, insomma, a tenerle presenti tutte, ecco. Grazie a tutti. Grazie. Grazie, buonasera.